Raga, sono veramente euforico. Ho appena scoperto come risparmiare 55.000 euro per una chitarra. Avete presente Jimmy Page? Ecco, la scelta è tra un monolocale oppure la sua chitarra. Io vi consento di comunque comprare casa se volete. Ciao chitarristi, se video come questo vi piacciono mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fatemi sapere qui sotto nei commenti il nome del prossimo chitarrista per questo format. E lo so che vi piacciono perché le chitarre che costano poco sono belle e magari somigliano anche a quelle dei chitarristi famosi che sono i nostri preferiti, tanta roba. Ora, questo non vuol dire che bisogna comprare le chitarre solo perché ce le hanno i nostri idoli, o meglio, non sempre. In certi casi però può avere senso. In questo caso specifico ha senso la versione economica, quella non economica, non lo so, se siete temerari e volete spendere 7.469 euro in promozione, affari vostri, cioè beati voi. Allora, stiamo parlando di Jimmy Page, storico chitarrista dei Led Zeppelin, band gigante formata da musicisti eccezionali. Ma non per tutti, perché tanti tendono sempre a precisare quanto Jimmy Page sia poco tecnico, poco preciso mentre suona. Ora, questo di recente potrebbe essere dovuto un po' all'età. Se prendete come riferimento il DVD di Celebration Day, l'ultima volta che i Led Zeppelin hanno suonato insieme era tipo il 2007. Gli anni si fanno sentire. Però comunque direi che è stato un concerto decisamente godibile. Cioè quel DVD lì, io me l'ho detto prima DVD, adesso DVD. Me lo sono guardato una quantità di volte infinita. E se ci fate caso è anche qui nell'inquadratura. Se lo trovate ditemelo. Se non lo trovate ve lo dico io alla fine del video dov'è. Questo video è necessario perché, come tutti i video quando parlo di Harley Benton e chitarristi famosi, perché la chitarra vera costa troppissimo. Prima vi ho detto che se avete 7.000 qualcosa euro da spendere beati voi. Ma non sareste comunque più ricchi del pollaio perché ci sono delle versioni di questa chitarra che sforano abbondantemente 10.000. Se andate sul sito di Gibson troverete una bellissima Gibson, appunto, modello EDS 1275, che è quello proprio preciso. Non ve lo dico, ve lo faccio solo vedere perché sennò so che sedetevi prima di vederlo perché è un casino. Colpo di grazia, sono 55.000 euro. Quindi ecco l'utilità di questo video, perché io vi propongo l'alternativa economica di casa Harley Benton, finalmente. Ma prima qualche cenno su Jimmy Page, perché magari qualcuno di voi, soprattutto i più giovincelli, si perdono qualche informazione qua e là per internet. Jimmy Page è famosissimo per essere il chitarrista delle Zeppelin e siamo tutti d'accordo. Ha scritto dei riff storici, iconici, ma non è tutto quello che ha fatto. Infatti è stato membro degli Yardbirds, che possiamo dire essere una super band vedendo i membri che ci hanno girato. Cioè si tratta di un gruppo in cui negli anni hanno, diciamo, preso parte diversi chitarristi, tra cui Jimmy Page. E già in una band, se ci ha suonato Jimmy Page, il prestigio inizia a salire. Ma se vi dico gli altri due nomi... Ciao. Infatti da fine 1963 a inizio 65 il chitarrista della band era Eric Clapton. Da quando ha mollato lui è subentrato un certo Jeff Beck e poi a metà 66 diciamo che è arrivato Jimmy Page. Immaginate il peso di dover sostituire due chitarristi come Clapton, che ok, noi adesso li vediamo come leggende, magari all'epoca erano persone normali, non lo so, però comunque ha un certo effetto pensarci. Comunque sicuramente questa è una di quelle band che consiglio di ascoltare perché ci sono delle chicche veramente interessanti. Un'altra cosa mega interessante che dovete, e questo è un imperativissimo, dovete guardare, è il documentario It Might Get Loud. È un documentario di qualche anno fa che se vi va bene lo trovate anche su RaiPlay gratuito. Lì dentro ci sono The Edge degli U2, Jack White dei White Stripes e anche il nostro amico Jimmy Page. Raccontano un sacco di cose legate alla loro carriera, riguardo al loro approccio allo strumento e a come vedono la chitarra. E direi che lì dentro c'è abbastanza ispirazione per continuare a suonare la chitarra per almeno 3-4 vite. Per me è un rewatch garantito ogni anno. Un'altra cosa che forse non sapete di Jimmy Page è che ben prima di essere membro dei Led Zeppelin e degli Yardbirds è stato uno dei turnisti più richiesti d'Inghilterra. Quindi alla faccia di quelli che screditano Jimmy Page. Un sacco di chitarre registrate nella musica anni 50-60, fine 50-60, sono sue. Addirittura la colonna sonora del primo lungometraggio sui Beatles è roba sua. Quindi direi che non servono altre informazioni per capire che stiamo parlando di un chitarrista leggendario. Di sicuro uno di quelli che ha dato una bella direzione alla chitarra elettrica. Fa riflettere come lui abbia scoperto l'overdrive, lo racconta in quel documentario, quindi andate a vederlo. Ora andiamo al sodo, al succo del video, ovvero la chitarra di Jimmy Page, ma sembra un remo per remare. Aiutami. Ma è un Harley Benton. Sembra con due chitarre in mano, invece è una.
No, allora, seriamente. Se vi ricordate un video che ho fatto un po' di tempo fa quando ero al 42 Gear Street di Henning, è esattamente la chitarra che suonavo sul divano insieme a Benedict. Benedict è il product manager di Harley Benton. Era presente all'evento, abbiamo fatto il video insieme parlando delle chitarre che c'erano presenti e quando è arrivata questa, lui l'ha buttata lì così e ha detto Theoretically, you could play with two persons. Let's try it. Let's hope they are in tune. ecco, quella era il modello vecchio, perché questa è il modello nuovo, è uscita una remaster. Infatti questa è la Harley Benton DC Custom, quindi questa è la serie, 612 Cherry. 612 è il modello specifico, Cherry è il colore. È disponibile anche con la finitura bianca, molto bella ed elegante. Allora, è una chitarra che sicuramente merita delle spiegazioni, almeno per qualcuno di voi che vedendola non capisce bene che cosa ha davanti, perché si tratta di una chitarra doppio manico, con ovviamente tante corde. Infatti sul manico sotto abbiamo il manico di una chitarra 6 corde tradizionale, normalissimo. Il manico sopra invece, che è questo qui più vicino al mio faccione, è un manico con 12 corde, quindi come se fosse una chitarra 12 corde. Quindi in sostanza stiamo dicendo che questa chitarra è due chitarre unite insieme, una 6 corde e una 12 corde. A livello di elettronica è molto interessante. Infatti abbiamo due pick-up humbucker per la parte 6 corde e due pick-up humbucker per la parte 12 corde. Abbiamo due potenziometri qui sotto, che sono un volume e un tono master, e poi abbiamo tre switch. Due sono i selettori dei pick-up di ogni manico, quindi sono selettori a tre posizioni, in cui in una posizione c'è il pick-up al ponte, in una posizione la combinazione dei due pick-up e nell'altra combinazione c'è il pick-up al manico. Questa cosa è ripetuta per due volte perché abbiamo due manici, quindi abbiamo il selettore per i pick-up sotto e il selettore per i pick-up sopra, ma poi abbiamo un terzo selettore. Questo serve per decidere effettivamente quale dei due manici funziona. Abbiamo in una posizione la chitarra sotto, in una posizione la chitarra sopra, e come con i pick-up la posizione centrale consente di utilizzare contemporaneamente entrambe le configurazioni, quindi entrambe le chitarre sono accese insieme. Per questo siamo riusciti a fare quella cosa di suonare in due su una chitarra sola con Benedict. È una chitarra impegnativa, molto grossa, è pesante, probabilmente la consiglio solo a chi ha una tribute band delle Zeppelin o a chi gli piace l'estetica e la vuole appesa in salotto, perché a livello pratico di utilità diciamo che sono gusti, ok? Però sicuramente una chitarra normale è molto più funzionale. Però se c'è l'esigenza della doppio manico con le 12 corde, serve questa. C'è qualche alternativa di altri brand, ma penso che questa sia la versione più economica che esista sul mercato. Infatti il prezzo di questa chitarra è di 600 euro, cosa che per un Harley Benton magari può un attimo spaventare, però basta un attimo sedersi con calma e pensare che sono due chitarre insieme, 300 una, 300 l'altra. Siamo in linea con i prezzi di Harley Benton. Poi tra l'altro questa versione nuova costa 100 euro in più di quella vecchia, che potete comunque ancora trovare. Vi lascio il link qui sotto in descrizione di tutte e due, sia la vecchia che la nuova. Il feeling dei manici è molto bello. Il profilo è a C per entrambi, e anche questa Harley Benton, come l'altra custom che abbiamo visto qualche settimana fa qui sul canale, andate a vederla se non l'avete vista, è variabile. Infatti abbiamo 20,5 mm al primo tasto e 22,5 mm al 12° tasto, quindi più scendiamo più diventa spesso. Questo per dare supporto alla mano, più il pollice scende. Magari nelle prime posizioni il pollice cerca di stare un pochettino più a cavallo del manico, più andiamo a cercare i tasti alti, più il pollice dietro si deve nascondere, e quindi questo dà supporto. La scala è da 628 mm, lascio a voi il piacere di fare la conversione in pollici. Se sei una buonanima, scrivi la conversione nei commenti, così almeno aiuti tutti gli altri. Mentre scendendo un po' nel body della chitarra abbiamo i pick-up, che sono molto belli, molto. Infatti abbiamo per la 12 corde due pick-up Tesla modello Opus G1 al Nico 5, vintage style. Mentre per la 6 corde abbiamo altri due pick-up, sempre Tesla, ma il modello è il TM VR60, anche quelli vintage style. Non puoi mettere dei pick-up che suonino diversi dal vintage style su questa chitarra, non si può. E anche l'hardware è sorprendentemente buono. Infatti il ponte è stabilissimo, è un ponte fisso, ok, quindi è un po' più semplice di un tremolo o di un Floyd, però funziona bene, e le meccaniche sono Grover, cose che troviamo anche su chitarre di fasce ben più alte. Senza escludere i tasti, che sono in acciaio inossidabile. Anche qua, volete mettere a dover cambiare tutti i tasti di questa chitarra? Sono un sacco, e quindi sono anche un sacco di soldi, perché se dovete ritastarle è come ritastare due chitarre, è un casino. Questi sono in acciaio inossidabile, quindi sono appunto inossidabili, si rovinano meno, si consumano in maniera un pochettino più lenta rispetto ad altri tasti che magari dopo qualche anno che suonate diventano subito piatti. Comunque i tasti sono 22 su ogni manico, quindi sono 44. Tantissimi. Ora ve la faccio sentire e poi vi spiego il feeling delle 12 corde, perché è una roba strana.
un feeling strano perché le 12 corde non sono come le chitarre a 7 corde. Cioè la chitarra a 7 corde è una 6 corde con una corda aggiunta, quindi il manico diventa più ampio per ospitare appunto la corda in più. Con la 12 corde non è che abbiamo il manico come se fosse due manici da 6 corde uno attaccato all'altro, quindi 12 corde singole, ma sono 6 coppie di corde. Infatti ogni corda, se guardate bene, è divisa in due. Per quanto riguarda la sesta, la quinta, la quarta e la terza corda, una delle due corde è molto più sottile dell'altra. Questo va a definire l'accordatura della chitarra. Altra cosa molto importante che non vi ho ancora detto, non mi veniva. Infatti per le prime 4 corde, sesta, quinta, quarta e terza, l'accordatura è così. Come la 6 corde, la corda più grossa, la corda più sottile va accordata un'ottava sopra. Così è come se suonate 2 corde molto lontane come intervallo, ma senza fatica. Poi ci sono le altre 2 corde da accordare, in questo caso sono Si e Mi, da accordare entrambe all'unisono, quindi Mi cantino e Mi cantino, e Si alto e Si alto. Lo so, non si dovrebbe dire Si alto, però io dico Si alto perché tante volte ho il Si basso della 7 corde, quindi abitudine mia, lasciate perdere. Accordarla comunque non è semplicissimo, perché riuscire a pizzicare con precisione queste corde e poi accordarle, insomma, cercare di capire quale corda corrisponde a quale meccanica inizia a essere un po' un casino. Abitudine, come un sacco di altre cose. Comunque come sonorità spacca. Il perché esiste questa chitarra direi che ormai è sotto gli occhi di tutti, anzi io ringrazierei Harley Benton non solo per la chitarra per il video, ma anche proprio perché esistono queste chitarre, perché rendono accessibili tutti quei tipi di strumenti a comuni mortali. Raga, chi è che ha 50.000 euro da spendere in una chitarra? Una. Comunque devo dirvi dov'è il DVD qui, l'avete beccato? Intanto che cercate l'ultima volta iscrivetevi, like, commento qui sotto, ditemi qual è il prossimo chitarrista per questa serie di video e attivate la campanella. Comunque il DVD è lì, è quello giallo. Ciao. Grazie Harley Benton per il video. No, perché per il video? Voi dovete dire grazie a me per il video. Oh, mi sono dimenticato di dirvi che c'è la custodia rigida inclusa, che è gigante come la chitarra e pesa 7.000 kg. Addio.